Tutto comincia con una luce. Un corpo, fotografato come per un'autopsia, proiettato su grandi pareti, mentre la musica deflagra nella sala. È l'inizio di Le amare lacrime di Petra von Kant, lo spettacolo seminale che ha portato l'Elfo a indagare l'opera di un autore molto discusso in quegli anni e che oggi appare quasi dimenticato. L'uso della Passione secondo Matteo di Bach, dove le prime parole sono venite figlie, aiutatemi nel pianto e guardate, e lì c'era Cristina che io distesa come se fossi morta su una lastra di coso, faceva vedere, tra l'altro citando Guido Reni, una morte di Guido Reni, e faceva solo così, faceva sì che la gente guardasse lì. Poi io mi alzavo, venivo avanti piano piano nel silenzio, non c'era nessuno, così arrivavo quasi alla fine del palco e guardavo tutti uno per uno. Era una roba che non finiva mai, tra l'altro, perché creava una tensione pazzesca. Però la gente poi aveva, non lo so, aveva interiorizzato questa cosa e molti venivano tante volte proprio per questo tipo di rapporto che c'era. Io il primo appunto personaggio che ho fatto è stato quello di Marlene, con cui ho un rapporto abbastanza controverso. Psicologicamente non amo un personaggio così, che trovo questa segretaria fedelissima, come veramente un cane, che ama senza parlare, che subisce tutte queste sofferenze. Marlene! Sono 3 anni che Marlene è qui da me. Marlene sente tutto, vede tutto, sa tutto. Fa conto che Marlene non ci sia. Poi però entravo dentro quella cosa e assumevo il personaggio, compreso il suo sguardo, che essendo uno sguardo di cane, è uno sguardo, lei non poteva mai, cioè io non volevo che ci fosse un personaggio che era sempre lì e con uno sguardo troppo attivo, perché sarebbe stato molto disturbante per chi guardava da fuori. Avevo trovato uno sguardo su Petra che era come, quando la guardavo direttamente, come fanno certe volte i cani, non a fuoco, non poterlo guardare in faccia, non poter guardare il tuo referente, il tuo amore, il tuo padrone direttamente in faccia. E quindi facevo una cosa strana di guardare come all'infinito, di sfocare lo sguardo, perché la mia presenza ci fosse, ma non fosse così attiva, invasiva come quello di uno sguardo messo a fuoco. Ed ecco che con l'ingresso di Sidonie ritorna prepotente il discorso sullo sguardo, su come apparire e quindi come essere. Aveva, mi ricordo, un'entrata molto forte con la musica, una camminata, no? E quella già era un modo per presentare il personaggio, cioè che era un personaggio molto esteriore, con una perfidia, con una crudeltà, con una, anche se vogliamo forse, melanconia forse anche, sotto questa, diciamo, questa apparenza molto, molto vistosa, molto prepotente, ecco. Quando siamo arrivati in teatro e io ho visto la scena, io a pensarci dicevo, Madonna, come farò? Non c'è neanche niente su cui appoggiarsi, eccetera. E invece mi sono sentita assolutamente a casa, e quando la gente era chiusa dentro, perché era stato rivoltato il concetto di claustrofobia che c'è nel film, no? Che c'è questa stanza chiusa, eccetera. Noi avevamo uno spazio enorme, con una passerella che andava dentro il pubblico, e il pubblico stava su 3 gradinate, 2 di fianco e una dentro, ed erano imprigionati. Non ho più niente da dare. Lo spazio in Petra diventa per lo spettatore il luogo rituale da cui poter osservare l'anima dell'attore mentre condivide il dolore del suo personaggio in una sorta di rito sacrificale. E cosa avete da piangere voi? Cosa? Siete tutti felici voi. Tutti felici.
Amore e potere vengono affrontati da Fassbinder in questo testo con rara sensibilità e crudezza. Ti odio! La devastante potenza dei sentimenti viene data in pasto al pubblico. Tutto diventa merce di scambio, l'ambizione, il successo e infine anche l'amore. Miserabile Lurida Troia! La farò vedere io! Ti ridurrò a 1-0, ti ridurrò! Ti amo ancora! C'erano come una dissolvenza di specchi in fondo al palcoscenico e io apparivo su una scaletta con un tacco, credo 12, piuttosto precario, e avevo la segretaria, parlo del ruolo, di Petra che mi prendeva per la mano, ma in realtà mi reggeva qualora cadessi dalla scaletta medesima. E arrivavo sino a proscenio, accompagnato da una musica stupenda. E poi per tutto lo spettacolo lo spazio veniva usato, ma sempre a proscenio, con un divano che poi Petra in un momento molto drammatico trascinava come Gesù Cristo la croce lungo tutta la Via Crucis. Era bellissimo, forse anche un modo totale di usare la scena. Non so se il pubblico nostro fosse abituato a vedere allestimenti del genere. Lo spettacolo viene stroncato dalla critica in Germania nella prima versione teatrale e in Italia ottiene solo un tiepido consenso. È il pubblico che determina il successo e lo fa diventare uno spettacolo di culto. Ci ho messo del mio, insomma, cioè io ho messo quello che sapevo io delle storie d'amore, quello che sapevo io della mia storia, ma anche delle storie che avevo sentito raccontare dagli altri, dai miei amici, da quelli che conosco, dall'osservazione, queste cose qua. E credo che venga capita dalle persone più diverse, dagli uomini, dalle donne, perché il problema non è tanto non è un problema sulla storia di una donna che ha una storia con una donna, è un discorso di un rapporto d'amore che può essere di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, e tutti i problemi che crea questo rapporto. Ingmar Bergman sostiene che ogni teatro ha il suo quadrato magico e il regista riesce soltanto se sa individuare questo spazio incantato sempre diverso per ogni teatro, per ogni spettacolo. Con Le lacrime amare di Petra von Kant, Elio De Capitani e Ferdinando Bruni all'Elfo di Milano hanno trovato il loro quadrato magico e con esso il loro più bello spettacolo. Ida Marinelli, la protagonista, è ancora più brava di come la ricordavamo, liete sorprese e stupende conferme da tutti gli altri, da Cristina Crippa, sacerdotessa del dolore, a Paola Rota, nuovissima Karin, e Corinna Agustoni, Elena Russo, Luco Toracca. Il successo dello spettacolo è di quelli che imbarazzano, perché cimentano gli autori a creazioni di uguale grandezza. È una sfida difficile. I personaggi di Fassbinder si muovono sempre in un contesto sociale capitalistico. C'è sempre una città e il denaro a fare da sfondo alle sue storie. E per quanto oggi la sua opera possa apparire astratta e distante, ci mette davanti alle nostre paure e rivela inconfessabili tabù. Fassbinder ci costringe a fare i conti con il lato più oscuro degli esseri umani, anche quando questi vivono lontani o sulla Luna. Uno dei temi centrali dell'opera di Fassbinder è quello del rapporto amoroso visto come cellula del conflitto sociale. Fassbinder ha una visione dell'amore non particolarmente ottimistica, mette a fuoco situazioni in cui il conflitto fra chi è amato e chi ama è particolarmente violento. Lo fa in tantissime declinazioni e in quasi tutti i suoi film. Non è un caso, per esempio, che in Querelle è molto famosa la canzone
che canta Jean Moreau, che è tratta dalla ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde, che dice ogni uomo uccide ciò che ama. Ma Fassbinder questo racconto del conflitto amoroso non lo declina solo per costruire dei melodrammi a fosche tinte, ma perché per raccontare questo nucleo di sfruttamento di un uomo, di una persona su un'altra persona, come metafora dello sfruttamento più grande dell'uomo sull'uomo a livello invece sociale e politico. Ora lei vuole venire a letto con me? E perché no? Già, perché no? Davvero perché no? Ma lei ce l'ha le gambe come un calciatore e i peli sul torace? Un po'. E mi bacerà anche? Se me lo permetterà. A ripensarci, la cosa più fulminante, a ripensare a quell'epoca e a Fassbinder, la cosa più fulminante della sua opera e del suo percorso è quello che lui aveva capito per primo, che non ci sarebbe stata alcuna rivoluzione, che l'essere umano era prigioniero dei poteri anche i più piccoli, soprattutto quando li avevi, quando finivi per averli, che in qualunque relazione, persino appunto una relazione omosessuale, la relazione altra per eccellenza, quella a cui in genere si guarda come a un mondo diverso, finiva per essere nelle stesse regole della relazione amorosa di qualsiasi forma di potere che si determinava fra uomo e uomo, con questa regola del suo cinema, per cui chi ama di meno ha il coltello dalla parte del manico, chi ama di più è senza potere. Amore! Amore? Niente amore! 10 marchi! 5! Oh, che odio! Odio buono, meglio di amore! Amore non buono! Molto amore, molto malattia! Sparisci, sporco cazzo di passaggio! Cane puzzolente, rognoso, schifoso mostro che sei! Uomo! Proprio perché questa cellula di sfruttamento è una metafora di uno sfruttamento più grande, perché la tensione drammatica e la tensione violenta che ci può essere all'interno di un rapporto amoroso è eterna, non è legata a nessuna epoca in particolare. Io credo che il cinema di Fassbinder, il discorso che Fassbinder fa sulla società sia ancora attualissimo. C'è un suo testo, per esempio, che si chiama La paura mangia l'anima, che racconta una storia d'amore fra una vecchia signora che fa le pulizie in una fabbrica e un giovane extracomunitario. Un amore così forte che li porta addirittura a sposarsi, e racconta le enormi difficoltà che questa coppia incontra nell'ambiente di lavoro della donna, nella famiglia della donna, ma anche nell'ambiente di lui e nello scontro culturale che c'è fra queste cose, e lo racconta con una lucidità e una tenerezza allo stesso tempo che è tipica della sua cifra. La cosa bella di Fassbinder è che ha uno sguardo spietato sui rapporti umani, ma anche uno sguardo che invece è carico di empatia e di pietà. L'uomo in tutta la sua sempre vulnerata grandezza era il suo soggetto. Poi lo era anche la società, perché l'uomo finiva nei condizionamenti sociali, poi lo erano le relazioni amorose, era l'amore, tutto, però era l'uomo, l'essere umano, uomo o donna che sia, in tutta la sua sempre vulnerata grandezza e in tutte le sue contraddizioni. E oggi questa cosa è importantissima, perché oggi siamo in una dimensione che lui aveva intravisto, una dimensione di totale chiusura di prospettive di alternativa e ancora più necessità di averne. Il mondo è questo, non ce n'è un altro, tutto deve funzionare così, l'economia detta legge, queste forme di potere astratto diventano sempre più cogenti nella vita delle persone, però le relazioni umane funzionano sempre allo stesso modo. C'era già tutto, perché analizzava su se stesso queste contraddizioni. E quindi ancora oggi, noi che cerchiamo un teatro che superi il post-drammatico, che superi la trappola in cui si è finiti per non avere più questo rapporto di presa diretta con la realtà. Il teatro di Fassbinder era un teatro in cui l'esperimento era continuo, ma non era un teatro sperimentale, era un teatro, in un certo senso aveva sempre ragione Douglas Sirk, era un classico. Tutto ci sta succhiando l'ebreo, beve il nostro sangue,
e ci fa passare dalla parte del torto perché lui è ebreo e noi siamo i colpevoli. La colpa è tutta dell'ebreo, perché lui ci rende colpevoli per il solo fatto di essere tra noi. Se fosse rimasto là, da dove è venuto, o se gli avessero dato il gas, io oggi starei meglio. La scena è forte e il messaggio è terribile. Un manifesto antisemita degno di Goebbels è stato definito. E per questo i rifiuti, la città e la morte di Rainer Werner Fassbinder, da quando è stato scritto nel 1975, in Germania non è stato mai rappresentato. C'è un personaggio di antisemita che fa un discorso violentemente antisemita in un momento particolare dello spettacolo, ed è un momento da brivido sentire dire quelle parole, ma il contesto è assolutamente estraneo al pensiero dell'autore, perché è stato messo lì proprio per rappresentare quello che è un antisemita che si scatena contro, per paura, per invidia e per repressione, contro l'ebreo come stereotipo in quel caso. E lo fa nel chiuso di una stanza, quindi mette in luce, Fassbinder prende, sbatte sulla scena un sentimento che è diffuso sotterraneamente, ha il coraggio di metterlo di fronte in tutto l'orrore al pubblico. La storia ruota intorno alla figura di Roma B, giovane prostituta, che metaforicamente rappresenta la Germania della ricostruzione, e intorno al personaggio del ricco ebreo, che apparentemente sembra incarnare tutti gli stereotipi negativi dell'ebreo affarista, ricco e cinico, tipici di una certa propaganda antisemita. Un ricco ebreo, un antisemita, una prostituta. Sicuramente Roma B è forse il ruolo più bello, più importante che mi sia capitato di interpretare. È uno dei ruoli che ogni attrice giovane desidererebbe interpretare. È molto complesso. Riguardandomi indietro avevo una sorta di innocenza che era sicuramente dovuta alla mia età anagrafica. Ecco, riguardandola adesso, secondo me quell'innocenza corrispondeva molto bene a quel personaggio, che è un personaggio che fa un percorso doloroso, profondo, complesso, che prende via via coscienza di essere una vittima totale, prima in un rapporto d'amore con il suo sfruttatore e poi invece diventa vittima di una società che in qualche modo la usa come discarica per dire tutto ciò che non può essere detto. La gente commercia con tutto, con le stringhe delle scarpe come con l'anima, che non gli appartiene. Resto qui un'ora e mezza. Poi lui me li dà. Mi picchia per quanto mi ama. E io penso che se avessi imparato ad apprezzare il dolore, godrei i suoi colpi e l'amore sarebbe l'amore. Invece non lo è. Le presto la mia pelliccia, cara. Lei sta gelando. Poi lui mi chiede: Roma, come ce l'aveva il cazzo, grosso o piccolo? Ha resistito a lungo e è venuto subito, vuole sapere se gridava, cosa ha detto, ma non mi ricordo, dico io! Ma che mi importava? Allora esplode e mi fa vedere le stelle, così impari a farti chiamare in piena coscienza, occhi, orecchie bene aperte! Ma cosa ci guadagna? Va al cesso, si masturba e diventa forse un altro. Uccidere la ragazza per vendicare i propri genitori. Una storia fosca, una realtà cruda, un mondo senza speranze. Francoforte è una città spettrale, popolata di prostitute, protettori, nani, omosessuali, poliziotti corrotti, ex nazisti pervertiti. Camminano su un'acqua rossa che è sangue, che è fogna. Ognuno di questi testi ci ha permesso di creare degli spettacoli anche molto diversi uno dall'altro. Se pensiamo alle lacrime amare di Petrafoncante, alla bottega del caffè, ai rifiuti della città e la morte, che era una specie di grande melodramma, tant'è vero che era accompagnato anche dalle musiche di Verdi, oppure come Gocce su Pietro Roventi, che si svolgeva su una specie di scacchiera dove i personaggi erano delle pedine di un gioco amoroso crudele. Però ci sono dei punti di contatto fra questi spettacoli. Uno di questi è l'uso dei microfoni. L'uso dei microfoni abbiamo cominciato a sperimentarlo durante le amare lacrime di Petrafoncante. C'è un momento in particolare. Uomini, il loro orgoglio voleva coccolarmi, provvedere lui a me. Oh sì, mi dava retta, certo, rispettava le mie opinioni, però a mantenermi voleva essere lui.
E per questa via traversa la repressione viene da sé. E alla fine il risultato era questo. Sto a sentire quello che dici, ti capisco, certo. Però chi è quello che sgobba? Quello che guadagna i soldi. Quindi, per favore, 2 pesi, 2 misure. Per noi poi questo uso del microfono è diventato analogo al primo piano cinematografico. Quando volevamo che un personaggio si avvicinasse e che lo spettatore si avvicinasse al personaggio e lo vedesse come in un primo piano cinematografico, passavamo dall'uso della recitazione nuda all'uso invece del microfono, che era un microfono a mano, quindi un microfono che registrava anche la fisicità della voce, no? Quasi il rumore che la lingua fa quando si parla, ma comunque qualcosa di molto intimo, di molto fisico. E per noi questa cosa è stata una scoperta che abbiamo fatto attraverso Fassbinder. Poi nella Bottega del Caffè, per esempio, veniva usato più anche lì per fare delle confessioni, ma in modo più ironico. La tragedia del denaro, dell'amore accattato, del ricatto, fa i conti però con la più profonda tradizione dell'arte italiana. E allora tutto un follie dei divani, primi piani al microfono, persino gli accenti dialettali recuperati in funzione drammaturgica. Gli attori dell'Elfo, tutti a mollo, uno più bravo dell'altro, un capolavoro. Oh, voi non avete nemmeno idea di quello che vi meritate! Amico mio! Quando ero piccolo non avevo amici, nessuno mi voleva bene, i bambini per strada mi gridavano dietro e mi tiravano i sassi. Marzio, il brutto anatroccolo. Quante volte nel mio lettino ho pianto calde lacrime con la testolina reclinata sul cuscino e ho singhiozzato per il dolore e lo sconforto. È stato allora che il piccolo Don Marzio, il brutto anatroccolo, ha deciso che le cose sarebbero cambiate, che la gente avrebbe dovuto essere gentile con me ed educata. Ed è stato allora che io sono diventato un altruista. Tu potevi essere al massimo del blues, al massimo quindi del melò, al massimo e al tempo stesso potevi essere a contatto con il pubblico, avere il massimo dell'interiorità nella forma più epica possibile, cioè dove tutto era possibile. E quindi Fassbinder si è rivelato per noi la svolta. Tutte le volte che noi abbiamo a che fare con Fassbinder, sia per quel che riguarda, magari uno rivede un film o legge uno spettacolo, o rilegge uno spettacolo, o vede anche un testo, o vede anche il video di uno spettacolo che abbiamo fatto, ci torna intatta la grandezza di quest'autore, ci viene anche voglia e nostalgia di riprendere dei suoi spettacoli. Forse oggi anche noi dobbiamo rimettere la testa sui suoi testi, perché la nostra lezione stessa di Elfo è stata leggere i testi e poi da ogni testo trarne un modo di metterlo in scena, e sono stati diversissimi i modi di mettere in scena Petra von Kant, La Bottega del Caffè, I rifiuti della città della morte, che siamo stati i primi al mondo a portare sulla scena, o Ferdinando come Gocce su Pietro Roventi, cioè ne abbiamo capito la dimensione di grande classico contemporaneo. La lezione di Fassbinder è oggi più necessaria che mai, per riconoscere anche la nostra disumanità nella disumanità dell'altro, e per dare voce al dissenso dalle convenzioni e dai luoghi comuni. La storia degli esseri umani è dominata in gran parte dai sentimenti. Le sue opere ci hanno permesso di scoprire che l'artificio è la sola possibilità per fornire a un ampio numero di spettatori l'accesso a un'opera d'arte, perché l'arte è la chiave per non morire di troppa verità. In realtà è un personaggio da tragedia, si dice sempre che adesso è difficile scrivere tragedie, però qui secondo me siamo
in presenza di uno dei pochi personaggi veramente tragici del teatro contemporaneo. Sì, non può scegliere fra il bene e il male perché il bene non c'è più e deve scegliere fra due mali in questo senso. E allora è lì sta la tragedia. Da molti considerato il messia inquietante della cinematografia tedesca, Rainer Werner Fassbinder, morto a soli 36 anni, ci ha lasciato un numero impressionante di commedie e film in cui era non soltanto autore o regista, ma a volte anche interprete, quasi a volere accentuare il carattere spesso autobiografico delle storie che raccontava. La sua energia creativa, sempre volta a sottolineare con lucidità le contraddizioni dell'uomo e il suo bisogno di utopia, non ammetteva pause. Il fatto che io produca più degli altri lo spiego come una sorta di malattia, oppure come il tentativo di venire a capo di questa malattia, una malattia mentale. Vorrei tanto morire. Per me ormai non c'è più niente al mondo per cui valga la pena di vivere. La morte sarà tranquilla, sarà bella. E avrò pace, mamma. Pace. Pace.